chiamo Giovanni Chiappisi, sono entrato da un bel po' di tempo nell'età della maturità, insomma sono nato nel 54, i conti ve li fate voi, e mi ritengo un privilegiato perché ho fatto praticamente quasi sempre, non dico sempre perché non sarebbe vero, ma ho fatto quasi sempre quello che ho voluto senza chiedere niente a nessuno. Ho fatto il giornalista, mio padre non voleva perché si vergognava di dire che aveva un figlio giornalista, e quando qualcuno gli chiedeva cosa ha fatto figlio, lui rispondeva, stava sul vago, lavora. Ho corso con le macchine, sono andato in Germania, ho vissuto in Germania, ho vissuto in Brasile, ho vissuto in barche e continuerò e tornerò di nuovo a farlo. Adesso sono qui in Tunisia da pensionato. Molti mi chiedono che avevo fatto un giornalista, perché come diceva mio padre, che io non so fare nulla, può sempre fare il giornalista, o come dicevano i vecchi maestri del mestiere, è sempre meglio di lavorare. Allora, io ho studiato a Palermo all'Istituto Gonzaga, che era il retto dei padri gesuiti. Devo dire, sono stato un privilegiato anche in questo, perché tra i miei professori ho avuto padre Ennio Pintacuda e padre Bartolomeo Sorge, i quali ci hanno, insieme agli altri, ci hanno insegnato due cose: l'amore per il dubbio, cioè il non avere certezze, perché se hai certezze non ti viene voglia di scavare, di capire, di vedere cosa c'è dietro, e l'amore per la curiosità. Tornando di nuovo al mare, che diciamo un po' un mio chiodo fisso, il mare, la cosa che più mi affascina è l'orizzonte, la voglia di vedere cosa c'è dopo l'orizzonte. Allora uno va verso l'orizzonte, ma dopo l'orizzonte c'è un altro orizzonte, però chissà cosa c'è da qualche parte, perché da qualche parte comunque si arriva, perché la terra, che ne dicono i terrapiattisti, è rotonda. E poi a 24 anni andai in Germania per amore. Io per amore ho fatto, non fesserie, ho fatto tante cose. Andai in Germania per amore, ho imparato il tedesco, ho fatto il giornalista in Germania, mi sono sposato in Germania, poi sono tornato a Palermo perché per un debito. Mia madre fu colpita da ictus, il primo, il secondo, il terzo. Alla terza chiamata di mio padre io dissi: io mollo tutto e vengo, perché avevo un debito nei confronti di mia madre, che appena l'ha saputo ovviamente si incazzava. In Germania ho apprezzato anche la libertà di pensiero. Persone molto pratiche che arrivano subito al sodo, non ci sono tanti giri di parole, e siccome per me l'essere diretto è anche una comodità, così uno non perde tempo. Se qualcuno mi dice io ho l'impressione di starle antipatico, io gli dico così è, perché è inutile addolcire la pillola. Se io non voglio uscire con uno e mi invento per educazione, mi invento una scusa, quello dice vabbè, allora ci vediamo domani. No, ma sai, domani, allora ci vediamo dopodomani. Se invece gli dico io con te non ci esco né oggi né domani né mai, risparmia tempo lui, risparmio tempo io e andiamo avanti. Perché io nelle mie tante vite sono anche andato in Brasile. In Brasile sono andato per amore, ma per amore sono anche andato in Germania. Che essero, per amore per me palermitano, stavo per andare a Catania, che per i palermitani è come se fosse all'estero, ma poi le cose non sono andate come avrebbero potuto andare. Quando sono andato in Brasile, siccome non sono né figlio né socio di Rockefeller, dovevo inventarmi qualcosa non tanto per guadagnare quanto per non spendere. Allora mi sono messo in aspettativa dal giornale e me ne andai in Brasile.
E io che non ho mai venduto niente, perché un altro dei miei tanti limiti è quello che io non so vendere. In giornali sono sempre stato un giornalista dipendente a stipendio fisso, non sono mai stato un freelance. Mi sono inventato imprenditore e ho messo su la Tavernetta, che era un ristorantino sulla spiaggia di João Pessoa. João Pessoa è nel nord-est del Brasile, tra Recife e Fortaleza. Ho comprato una baracca, praticamente un rudere, l'ho fatta ristrutturare e lì ho fatto un ristorantino tipico, ma che non ero là per guadagnare, tant'è che a pranzo era la taverna, come la chiamavo io, era chiusa e la domenica era chiusa, era aperta soltanto lunedì al sabato la sera. Ed è stato un punto d'incontro di tante persone meravigliose. Il mal di Brasile esiste, e se posso azzardare, secondo me è anche più forte, più prepotente del mal d'Africa. Ora, il Brasile non è bello perché ci sono spiagge meravigliose, ma quelle spiagge si trovano in tante altre parti del mondo. Io mi sono innamorato dei brasiliani, che è gente allegra, gente che non gliene frega niente di chi tu sia. Il nome, il brasiliano, insomma, non usano il cognome quasi mai, anche persone famose vengono chiamate per nome, ti sorridono, parlano, e capita soprattutto con i carioca, che sono quelli di Rio, di parlare per un'ora, poi alla fine magari ci si dice come ci si chiama, ma diventa un dettaglio. Cioè l'oggetto della conversazione è più importante del soggetto di chi quella conversazione fa. Adesso mi trovo in Tunisia. In Tunisia devo dire che sto bene qui in Tunisia, perché mi fanno sentire a casa. C'è nella Tunisia un po' come l'Italia il sud dell'Italia di 30-40 anni fa, dove ancora aveva un senso e valeva la pena coltivare rapporti umani con le persone. Persone molto disponibili, proprio molto disponibili, cioè di qualunque ceto sociale. Poi magari qualcuno dice che io prima o poi questo disincanto arriverà, per ora fatemi fare l'incantato e me lo faccio vivere. D'altra parte, tornando al mio concetto di libertà, io sono un essere vivente, anche gli animali, qualcuno dice anche le piante. L'obiettivo è cercare di stare quanto meglio possibile. Il giorno in cui io capirò che la Tunisia mi viene stretta, o che la voglia o la curiosità di andare a piazzare la tenda da un'altra parte del mondo, non me l'impedisce nessuno. Non ho legami di natura economica, io posso partire domani mattina, no? Perché non ci sono davvero problemi. E io sono un nomade dentro, ma sono un nomade essenziale, nel senso che in tutti i posti dove sono stato ho preso e ho lasciato un pezzo di cuore. E io che mi definisco un figlio del mondo, io sono nato in Italia da genitori siciliani, ma non l'ho deciso io. E mi sono trovato, devo dire con tutta sincerità, sempre bene ovunque. L'importante, se posso darvi un consiglio non richiesto, per cui fatene quello che volete, in qualunque posto voi andateci con gli occhi da bambino, che sono gli unici occhi che vi possono permettere di vedere la realtà per quella che è. Se voi ci andate con il vostro falso patrimonio di conoscenze, avete sbagliato tutto, starete sempre male. Io per esempio sono venuto qua in Tunisia perché non mi andava più di stare in Italia. Molta gente qui viene per motivi economici, pochi vengono perché hanno una pensione con la quale in Italia non campano. La maggior parte delle persone hanno pensioni con le quali si vivrebbe bene anche in Italia. Però qui si può mettere da parte un bel po' di soldi perché ha una pensione buona, perché le tasse
non è che non si pagano, ma si pagano allo Stato tunisino e il tasso va a 5, 6, 7%, queste sono più o meno la misura delle tasse che si pagano, in Italia molto di più. A questo dobbiamo aggiungere che è qui il costo della vita, detto così all'ingrosso, è più o meno un terzo di quello che si spende in Italia. Però quelli che vengono qua per i soldi continueranno sempre a lamentarsi perché vivono in un paese che non amano e che non hanno nemmeno voglia di conoscere. Io conosco persone che stanno qui ad Ammamette, persone che hanno una buona pensione, che non conoscono nulla nemmeno di questa città. Non dico che se ne sono andate nell'interno a conoscere, a parlare con artigiani, andarsene nel deserto magari. Queste persone stanno male ed è meglio che se ne tornino lì da dove sono venuti. Io sono andato via perché in questi ultimi anni l'Italia è diventata, per me, semplicemente invivibile, con un crescente tasso di odio e di insofferenza. La gente esce incazzata da casa, mette uno scolopasso in testa, convinta di avere l'elmetto, e parte per la guerra contro chi? No, contro il primo che passa, che spara sentenze su tutto. L'Italia è diventato, crolla una diga e siamo tutti ingegneri statici. Ora c'è questa epidemia e siamo tutti virologi. Poi, fino a quando eravamo il lunedì tutti allenatori di calcio, tutto sommato non facevamo danno. Oggi c'è una carica di odio, di pregiudizi dettati dall'ignoranza, perché ci si convince di una idea su cose sulla quale non si ha la minima idea di quello che c'è veramente. Allora io francamente mi sono stancato. Prima facevo le guerre, oggi potrei continuare a fare le guerre, magari anche a vincerle, però ho un'età, non me ne frega più niente e allora preferisco guardare le cose da lontano. Il mio ambiente naturale è la mia barca. Quando sono andato, ho vissuto in un'altra barca più grande dopo che mi sono separato. Poi quando nel 2012 sono andato in pensione ho comprato questa barca a vela, tutto sommato piccola, perché 10 metri, nella quale ho abitato fino all'anno scorso, cioè ho abitato più di 5 anni. E il mare ti insegna tante cose. Io poi d'inverno mi faccio l'uscita di 1 o 2 giorni, poi arrivato dalla tarda primavera fino ad estate inoltrati mi faccio i miei 4 mesi abbondanti di navigazione, le mie 2000 miglia, 1500-2000, e me ne vado a Zonzo, un po' per il Mediterraneo, che è un mare meraviglioso, tutto da scoprire. Si arriva nei porti dove sono sempre stato accolto a braccia aperte e ho fatto tante di quelle amicizie che mi rimangono ancora oggi, sono amicizie vere. E poi il mare è un'ottima università perché ti insegna a non sopravvalutarti, perché col mare non si scherza, insomma è vero quel detto che dice che ancora deve nascere colui che dà del tu al mare. Io anche con l'altra barca, che era una barca di 14 tonnellate, quando il mare era bello incazzato, tu vedevi questa barca che sembrava un fuscello saltare da un'onda all'altra. Allora, a quel punto ti senti piccolissimo di fronte a questa enorme potenza della natura. Ti senti piccolo, debole, vulnerabile, anche perché lo sei. Poi quando riesci a portare la barca in sicurezza, a quel punto ti senti, ed è anche questo è vero, l'uomo più forte e abile del mondo. C'è la lezione che ci dà il mare e che ci fa scoprire qual è la natura dell'uomo, che siamo tutto e il contrario di tutto nello stesso tempo. Molte persone intelligenti, davvero intelligenti, che riescono a comprendere situazioni molto complicate, poi magari si perdono in cose assolutamente piccole, elementari, banali. Io sono coraggiosissimo in molte cose e sono un codardo in altre. E allora cosa faccio? Mi definisco
coraggioso, ma sono anche codardo, ma non posso nemmeno definirmi codardo perché sono anche coraggioso. E poi il mare insegna a conoscersi, soprattutto per chi fa come me navigazioni quasi sempre in solitario, perché per non farsi male farsi male a mare non è difficile. Non bisogna superare due limiti, non bisogna superare i limiti della barca e non bisogna superare i propri limiti. Per non superare i limiti bisogna conoscere i limiti di una barca è tutto sommato semplice, non è difficile capire cosa può fare una barca e cosa non può fare, fino a quanto può resistere e quanto no. È più complicato conoscere i nostri limiti, perché noi tutto sommato siamo quasi sempre dei vanesi e ci riteniamo tutti alti, biondi, con gli occhi azzurri, e per chi va a vela siamo tutti più bravi di Soldini, il che non è assolutamente vero. E allora bisogna conoscersi. Io ho imparato un po' a conoscermi, io non sto benissimo in salute, durante lunghe sedute di terapia che faccio da una decina d'anni, messo sul lettino da solo per 2 o 3 ore, l'unica cosa che si può fare è pensare. E pensare significa anche imparare a conoscersi, capire quali sono i propri limiti del dolore, ci si conosce, allora diventa più facile affrontare il mare, ma con queste regole è anche più facile affrontare le burrasche che ci sono a terra, in ambienti di lavoro, in ambienti familiari, in ambienti di amicizia. Il mare per me è stata l'università più bella e più fruttuosa che abbia mai frequentato. Poi c'è il capitolo dei libri. A me ne è capitato di scriverne 3 e mezzo. E tutte le volte mi è capitato di scriverli perché non volevo pensare ad altre cose poco piacevoli. Allora mi sono concentrato su questa cosa e quella la scrittura, e così non pensavo ad altro. Devo dire, sono stato abbondantemente ripagato da questi cosi che ho scritto. Il primo, per dire Mimì, che è stato pubblicato da una casa editrice palermitana, 900, è stato scritto in poco meno di un mese in una taverna tunisina a Palermo, gestita da tunisini, Hamid e Salem. Ora non ci sono più, sono rientrati in Tunisia, li ho pure rivisti. L'ho scritto perché mio padre entrò in coma, io e mio padre ero legatissimo e mi faceva male vederlo da dietro un monitor, sicuramente non gli ero d'aiuto e allora ovviamente non potevo nemmeno andarmene per motivi assolutamente comprensibili. Allora presi un portatile dal giornale e me ne andai in una taverna. In questa taverna l'ho scritto lì, arrivavo lì alle 10 del mattino, me ne andavo mezzanotte, l'ultimo, quando loro poi chiudevano. Il secondo libro, Il villaggio che non c'è, è un ebook, non è un libro cartaceo, che ho scritto quando tornai in Italia dal Brasile. Tornai di pessimo umore perché non mi andava proprio di tornarmene a lavorare al giornale, per cui arrivavo in redazione un'ora e mezza prima e ogni giorno scrivevo un capitolo su Facebook, poi sapevo il dibattito, ma quella non può morire così, che è la storia di una donna, di una farmacista in un paese della Sicilia, un paese di mafia, con lei che apparteneva a una famiglia di mafia, ma che tutto era tranne che mafiosa, quindi anche il rapporto con il padre, con il pubblico. E questo devo dire che forse è il libro più bello che abbia scritto, che è distribuito da Amazon. Poi c'è un terzo libro, Horus, La libertà è una barca, che ho scritto alla vigilia di un intervento chirurgico al cuore, che era uno di quelli, chiamiamolo a rischio con qualche eufemismo, ed è un libro che non è un manuale di vela, perché insomma io non ho né la competenza né le capacità per insegnare, io non so insegnare niente a nessuno. Non è un diario di bordo, diciamo è
quello che faccio in genere sempre sono delle sensazioni di quello che si prova a vivere in una barca, non a farsi il viaggetto e poi tornarsi in un appartamento. Il terzo coso è una raccolta di raccontini, anche questi ebook, che sono anche questi distribuiti da Amazon. Io non scrivo per qualcuno, io scrivo perché scrivendo butto fuori le cose che ho dentro. E in quel momento, il momento in cui è finito ed è pubblicato, comunque reso pubblico, tutto quello che scrivo io, ma questo ovviamente mi capitava anche con gli articoli quando lavoravo in un giornale, non sono più miei e non li sento più nemmeno miei. Questi tre li sento ancora miei non tanto per quello che c'è scritto, ma per i momenti che sono stati 3 momenti importanti della mia vita, e con questo riescono ancora a fissare dei paletti in questo mio cammino. Vi ringrazio per la pazienza che avete avuto, e a tutti voi che seguite Story Hunter TV una buona giornata.